Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Questo è il progettino che andremo a realizzare insieme tra poco, come avete visto appunto nelle foto in anteprima. Per questo progettino ho scelto questo filato, è il jeans e l'uncinetto del numero 4. Adesso prendo foglio e penna e vi spiego brevemente cosa andremo a fare. Andremo a fare un pannello che sia lungo per la vostra metà circonferenza, quindi prendete tutta la vostra circonferenza, la più grande che avete, e fate la metà, quindi la metà la montate a catenelle. Io nel mio caso ho montato 71 catenelle perché sto facendo una S abbastanza larga, ok? Quindi sono andata avanti con i giri di andata e ritorno per questo pannello, sono andata avanti con i giri, non guardate il disegno che è tutto storto, non so disegnare affatto. Dopodiché andremo a tagliare il filo, quindi raggiunto lo scalfo della manica, per quanto volete lungo il vostro maglioncino, per quanto lo volete lungo, lo volete ai fianchi, lo volete alla vita, ecco, per quanto lo volete lungo, lavorate giri di andata e ritorno. Arrivati allo scalfo della manica, quindi partite dallo scalfo della manica, da sotto l'ascella praticamente, e prendete la misura per quanto lo volete lungo voi. Arrivati a un certo punto tagliamo il filo. Arrivati a questo punto noi dobbiamo andare a tagliare il filo. Tagliato il filo monteremo delle catenelle sia da una parte che dall'altra. Questo sarà la lunghezza della nostra manica, quindi per quanto volete lunga la vostra manica avviate le catenelle sia da una parte che dall'altra. Lavoreremo giri di andata e ritorno per tutto il nostro la nostra larghezza, ok? Quindi giri di andata e ritorno per la metà del nostro maglioncino. Quindi arrivati alla metà del nostro maglioncino, cioè sulla spalla del nostro maglioncino, quindi qui, arrivati qui sulla spalla del nostro maglioncino, andiamo a fare l'apertura della testa con delle catenelle volanti, quindi andremo a fare l'apertura della nostra testa. I giri che abbiamo lavorato da questa parte di andata e ritorno lo andremo a ripetere da quest'altra parte, quindi andremo a lavorare sempre giri di andata e ritorno. Arrivati allo stesso numero di giri chiuderemo il nostro lavoro così, ok? Quindi chiudiamo il nostro lavoro. Chiudendo il nostro lavoro dobbiamo andare a costruire di nuovo questo pannello, quindi partiremo, ci agganceremo con il filo da questa parte e andremo a fare giri di andata e ritorno. Per quanti giri abbiamo fatto da una parte li andremo a fare da questa parte, ecco qua, ok? Quindi dobbiamo fare un'enorme croce. Per quanto riguarda, adesso io vi dico per quanto riguarda il motivo, io ho fatto dei punti nocciolina, quindi io ho fatto questi quadratini, vedete, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, quindi ho fatto questi quadratini, arrivati a 1 2 3 4 5 quadratini, al sesto ho fatto un punto nocciolina, poi 5 quadretti, punto nocciolina. Nel giro successivo ho fatto 4 quadretti, 1 2 3 4, sopra il quadretto ho fatto il punto nocciolina, mentre sopra il punto nocciolina ho fatto il quadretto, e poi così via per tutto la larghezza del nostro maglioncino. Poi di nuovo 5 quadretti, nocciolina. Sopra la nocciolina abbiamo fatto il quadretto, vedete? Sopra la nocciolina quadretto, sopra il quadretto ho fatto la nocciolina, sopra la nocciolina ho fatto il quadretto. Per i giri di quadretti ho fatto 1 2 3 4 5 6 giri di quadretti. Se a voi piace questo disegno lo fate, altrimenti fate il quadretto regolare senza questo disegnino, viene lo stesso benissimo. Dopodiché ho interrotto i quadretti con 2 giri di maglie alte, così ho ricominciato di nuovo. Vedete, 6 giri di quadretti, 2 giri di maglie alte, 6 giri di quadretti, 2 giri di maglie alte, e così via. Vedete, mi sono fermata alla lunghezza che volevo io. A questo punto adesso taglio il filo e riprendo a fare le mie catenelle. Per quanto vogliamo lunga la nostra manica, andiamo a montare delle catenelle sia da una parte che dall'altra, ok? Adesso io qui vi farò un piccolo campione appunto per farvi vedere questo motivo.
vi faccio vedere questo motivo e poi andremo a lavorare direttamente sul pannello originale. Allora, partiamo subito con il motivo. Io vi ricordo che nel mio progetto originale ho montato 71 catenelle, sto facendo una taglia SM perché è una S abbastanza larga. Qui ho montato un po' di catenelle tanto per farvi vedere appunto il motivo. Allora, partiamo subito con il motivo e andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una catenella di separazione. Entro nella sesta dall'uncinetto, quindi 1 2 3 4 5, nella sesta entro e vado a fare la seconda maglia alta. Quindi sono 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione e una catenella la saltiamo. Una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella seconda e vado a fare maglia alta. Catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e vado a fare maglia alta. Quindi continuiamo così fino a completare tutte le catenelle. Allora, terminate le mie catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, faccio 3 catenelle, 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione. Prendo il filo sull'uncinetto e vado nella maglia alta a fare una maglia alta, quindi un quadretto su quadretto, maglia alta, catenella, maglia alta, siamo a 2, catenella, maglia alta, siamo a 3, catenella, maglia alta, siamo a 4, catenella, maglia alta e siamo a 5 quadretti. Vedete, ho fatto 5 quadretti. Nel sesto quadretto che noi abbiamo qui andiamo a fare il punto perl o il punto nocciolina. Quindi come andiamo a fare questo punto nocciolina? Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto, vado a fare maglia alta, giro il mio lavoro così, quindi andrò a lavorare attorno a questa maglia alta. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro in questa maglia alta, prendo il filo e lo porto fuori e lo lascio in sospeso, filo sull'uncinetto, entro per 2, filo sull'uncinetto, entro 3, filo sull'uncinetto, entro 4, chiudo tutto insieme e ho formato, vedete, il mio punto nocciolino, punto perla. Prendo il filo sull'uncinetto, qui c'è la maglia alta e vado a chiudere con la maglia alta così. Ok, ripetiamo di nuovo, quindi 5 quadretti, catenella, maglia alta, vado a fare maglia alta, catenella, siamo a 2 quadretti, catenella, 3 quadretti, catenella, 4 quadretti, catenella, 5 quadretti. Nel sesto quadretto prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta. Prendo il filo sull'uncinetto, giro intorno alla maglia alta così e vado a fare 1 2 3 e 4. Chiudo tutto insieme, prendo il filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta e vado a fare maglia alta. Ok, e abbiamo fatto l'altra perlina, vedete? Allora finiamo con i quadretti. Abbiamo 5 quadretti da lavorare, quindi catenella, filo sull'uncinetto, maglia alta, aspetta la prendo bene, maglia alta, andiamo a fare maglia alta, quindi catenella, maglia alta,
catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e ci rimane la maglia alta qui, le 3 catenelle, quindi una era di separazione, 1 2 e 3, quindi nella terza entro e vado a fare una maglia alta e abbiamo finito, vedete, il primo giro del nostro motivo. Andiamo a fare il secondo giro. Allora ci alziamo sempre con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta e una catenella di separazione, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia alta e vado a fare maglia alta, filo catenella, maglia alta, andiamo a fare maglia alta. Adesso noi dobbiamo andare a fare il nostro punto nocciolina, lo dobbiamo andare a fare qui nella maglia prima di arrivare, quindi nella maglia prima, quindi qui andremo a fare adesso la nostra punto nocciolina, quindi per questa volta ne andiamo a fare 4 di quadretti, quindi 1 2 3 e 4, nella quinta dobbiamo andare a fare il punto nocciolina. Ok, quindi andiamo a fare catenella, filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, filo sull'uncinetto, maglia alta. Adesso siamo nel quadretto prima di arrivare a punto nocciolina e andiamo a fare il punto nocciolina qui, quindi maglia alta, filo sull'uncinetto, entro per la prima volta, seconda volta, terza volta e quarta volta, chiudo e vado a fare la maglia alta sopra la maglia alta qui, quindi questo è il punto nocciolina, vado a fare la maglia alta qui. Allora o prendete la maglia alta o entrate direttamente qui in questo buchino e andate a fare la maglia alta, vedete? Quindi o entrate qui in questa maglia alta, andate direttamente in questo buchino e andate a fare la maglia alta qui dentro. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, qui c'è la maglia alta, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta, vedete? Catenella e qui c'è lo spazietto dopo il punto per il punto nocciolina, quindi entriamo qui, andiamo a fare una maglia alta e poi andiamo a girare intorno a questa maglia per 4 volte, 1 2 3 4, chiudo tutto insieme, prendo il filo sull'uncinetto e vado e mi chiudo in questa maglia alta con una maglia alta. Allora a questo punto continuiamo con le maglie alte, con i quadretti e le maglie alte, quindi catenella, maglia alta, catenella, maglia alta e siamo arrivati nel quadretto prima del punto nocciolina, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e giro per 4 volte intorno alla maglia alta, 3 e 4, chiudo e mi vado a chiudere dentro, diciamo, questo spazietto, o vi andate a chiudere nella maglia alta, questa maglia alta, o vi andate a chiudere nello spazietto che si è creato sopra il punto nocciolina. Vado a fare una catenella, entro nello spazietto e vado a fare una maglia alta, passo nello spazietto qui nello spazietto dopo il punto nocciolina, in questo spazietto, e vado a fare un punto nocciolina, quindi vado a girare per 4 volte, 1 2 3 4 e chiudo tutto insieme, passo nella maglia alta e vado a fare maglia alta, quindi continuo adesso a finire il giro con le maglie alte e con i quadretti, quindi catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e vado ad entrare nella terza catenella qui e vado a fare una maglia alta.
ok, e abbiamo finito il giro. Adesso andiamo a fare il prossimo giro, quindi ci alziamo 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, volto maglia alta, una catenella di separazione, volto il lavoro, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui abbiamo il nostro punto nocciolina, quindi andiamo a fare una catenella, entriamo nello spazietto qui del punto nocciolina, andiamo a fare una maglia alta, catenella, passiamo nello spazietto successivo e andiamo a fare una maglia alta. Qui abbiamo la maglia, lo spazietto, il quadretto sopra il punto nocciolina, quindi qui sopra va un punto nocciolina, quindi andiamo a fare maglia alta e passiamo attorno alla maglia alta per 4 volte, quindi 1 2 3 e 4, chiudo tutto e passo nello spazietto successivo del punto nocciolina, quindi entro in questo spazietto e vado a fare maglia alta. Qui vado a fare una catenella sopra il punto nocciolina, vado a fare la catenella e nello spazietto vado a fare maglia alta. Qui vado a fare una catenella, passo nella maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, qui c'è la catenella, passo nel punto nocciolina e vado a fare una maglia alta, sopra il punto nocciolina vado a fare la catenella, maglia alta. Qui c'è il quadretto sopra il punto nocciolina e qui viene un punto nocciolina, quindi andiamo a fare dentro il quadretto una maglia alta, passiamo attorno, vedete, giriamo attorno alla maglia alta per 4 volte e poi chiudiamo tutto insieme. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nello spazietto che c'è nel punto nocciolina qui e vado a fare maglia alta, sopra il punto nocciolina vado a fare catenella, passo nello spazietto e vado a fare maglia alta e vado a finire con le maglie, vedete, le maglie alte, i quadretti, vado a finire con i quadretti. A questo punto il nostro motivo è terminato. Allora andremo a terminare con i quadretti, vedete, andremo a terminare con i quadretti, dopodiché andremo a fare altri 2 giri di quadretti. Vedete sopra l'appunto nocciolina andremo a fare un quadretto semplicissimo per altri 2 giri. Io ho fatto altri 2 giri di quadretti, dopodiché andremo a fare 2 giri di maglie alte, quindi dentro il quadretto, quindi maglia alta, sopra la maglia alta, dentro il quadretto andremo a fare una maglia alta, sopra la maglia alta, quadretto, maglia alta e così via per 2 giri. A questo punto io tolgo il mio campione e vado a prendere il mio pannello originale. Allora io ho terminato qui, sono arrivata appunto alla mia misura, sono arrivata alla mia misura, quindi partendo dai fianchi sono arrivata al mio scalfo manica. A questo punto dobbiamo andare a prendere la misura della nostra manica per quanto la vogliamo lunga noi. Io ho lasciato appunto il filo attaccato da una parte in modo che avvio le catenelle da una parte, quindi dobbiamo andare ad avviare le catenelle sia da una parte che dall'altra per quanto la vogliamo lunga la nostra manica. Allora io avvio da una parte le catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Allora io ho terminato le catenelle da una parte, qui avevo il filo ancora di lavorazione, ho fatto 48, vedete, 48 catenelle da questa parte, poi ho fatto 48 catenelle e mi vado a legare dall'altra parte, quindi nella terza catenella, quindi 1 2, nella terza catenella mi vado a legare con le mie catenelle con una maglia bassissima, così, ok. Qui taglio il filo, magari poi i fili di lavorazione li andiamo a nascondere, quindi tagliamo il filo qui, faccio un piccolo nodino ricordandomi che questa è la catenella, quindi questa catenella
deve essere lavorata, ok? Quindi devono essere 48 e questa catenella deve essere lavorata. E poi c'è la catenella che abbiamo di separazione maglia alta, catenella, maglia alta, quindi questa è la maglia alta che viene lavorata. Allora, arrivati a fare i 48 catenelle da una parte, io ho fatto nella mia misura, ho fatto 48 e 48 catenelle dall'altra parte, andiamo a fare i nostri 2 giri di maglie alte. Quindi partiremo dalla prima catenella a fare le maglie alte. Quindi io prendo il filo e l'uncinetto e vado a fare un piccolo nodino e vado a partire dalla prima catenella iniziale. Eccola qua, parto dalla prima catenella, entro con il mio filo, vado a fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle, sono la mia prima maglia alta. Continuo facendo le maglie alte, ogni catenella vado a fare una maglia alta. Quindi continuiamo con le maglie alte, quindi qui sopra la maglia alta dove ci siamo legati con la catenella andiamo a fare una maglia alta e ci portiamo anche il filo dietro. Qui dentro nello spazietto del quadretto andremo a fare anche una maglia alta, maglia alta dentro il quadretto, maglia alta sulla maglia alta e così via per tutto il lavoro. Qui io mi sono segnata la prima maglia, vedete? La prima maglia, quindi andremo a fare anche le maglie alte qui sulla catenella, quindi andremo a fare tutte le maglie alte e poi ritorniamo indietro per il secondo giro di maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho fatto 2 giri di maglie alte, vedete tutte le catenelle, tutto il pannello e poi l'altra catenella. A questo punto dobbiamo andare a fare i quadretti. Faccio 4 catenelle, 3 che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione, quindi 4 catenelle, volto il mio lavoro, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, vado in quella successiva e faccio una maglia alta. Allora, così facendo vado a lavorare tutti i quadretti fino alla fine, quindi continuiamo a fare i quadretti, quindi faremo un giro di quadretti, poi andremo a fare un punto nocciolina, poi nel giro successivo 2 punti nocciolina, nel giro successivo ancora un punto nocciolina e poi 2 giri di quadretti e poi 2 giri di maglie alte. Quindi andiamo a lavorare tutti i quadretti e 2 giri di maglie alte, quindi lavoriamo questi giri e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che servivano, questa è l'apertura della manica, metà della manica, quindi adesso dobbiamo andare a fare l'altra metà. Io ho finito metà del mio maglioncino, vedete, questa è l'altra manica e ho messo 2 segnapunti qui, questa sarebbe l'apertura della nostra testa. Quindi ho terminato i giri che mi servivano, ho iniziato qui facendo le catenelle, vedete le catenelle volanti, 2 giri di maglie alte, i quadretti, 2 giri di maglie alte e altri quadretti. A questo punto dobbiamo andare a contare tutti i quadretti. Io ho lasciato 30 quadretti da una parte, 30 quadretti dall'altra parte, nell'altra manica, e ho formato, vedete qui vi metto la foto, ho formato questa grande T, questa è la metà del nostro maglione, qui vi metto la foto e ho messo dei marcapunti qui, questa sarebbe l'apertura della nostra testa. Quindi adesso noi dobbiamo andare a contare tutte le maglie, quindi catenella, maglia 1 2 3 4 5 6 7, andiamo a contare tutte le maglie. Per quanto maglie abbiamo qui in questa parte andiamo a montare le catenelle volanti, quindi andremo a montare le catenelle da questa parte, andremo a fare le catenelle e ci chiudiamo in questa maglia. Quindi andiamo a contare le catenelle e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, io ho contato le mie catenelle, sono 41, quindi dovrò fare 41 catenelle e mi vado a chiudere, vedete, dove c'è il segnapunto. Quindi montiamo le nostre catenelle,
io ho fatto un'apertura del collo abbastanza grande, quindi per quanto lo volete grande voi andate a fare a lasciare le maglie, a fare le catenelle. Quindi io la prima me la segno, così non mi confondo, quindi 1 2 allora fatti i miei 41 catenelle mi vado a chiudere, vedete parto da qua, mi vado a chiudere dove c'è il segnapunti, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro dove c'è il segnapunti sulla maglia alta e vado a fare una maglia alta qui, quindi vado a fare maglia alta, quindi qui abbiamo la catenella, quindi andiamo a fare catenella, maglia alta, andiamo a fare maglia alta, sul punto nocciolina andiamo a fare la catenella e sulla maglia alta andiamo a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Quindi proseguiamo per tutta la riga facendo i nostri quadretti, vedete, andiamo fino ad arrivare alla fine, dopodiché ricominciamo di nuovo a fare i quadretti e ci vediamo con i quadretti qui dove abbiamo fatto la nostra catenella. Quindi proseguiamo per tutta la riga, poi ritorniamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora ho fatto l'andata, vedete, l'andata e il ritorno dei quadretti e mi sono fermata qui dove c'è la catenella, vedete, ho fatto l'ultima maglia alta sopra la maglia alta. A questo punto andiamo a fare una catenella e lavoriamo le catenelle, quindi prendo il filo sull'uncinetto, volto un pochettino la catenella, salto una maglia di base, entro nella seconda e vado a fare maglia alta, catenella, salto una catenella di base, entro nella seconda e vado a fare maglia alta, quindi vado a formare i miei quadretti, salto una catenella, entro in quella successiva e vado a fare maglia alta, quindi catenella, salto una catenella di base, entro in quella successiva e vado a fare maglia alta. Quindi proseguiamo a fare i nostri quadretti. Allora, arrivati alla fine delle catenelle mi rimane l'ultima catenella segnata con il segnapunti, quindi io vado a togliere il segnapunti e vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, quindi salto la catenella marcata col segnapunti, entro nella maglia alta e vado a fare una maglia alta e continuo con i miei quadretti. Allora a questo punto dobbiamo andare a fare l'altra parte del maglioncino, quindi i giri che abbiamo fatto in questo punto, da questa parte, quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 giri, quindi dobbiamo andare a fare 14 giri dall'altra parte e ci fermiamo non appena finiamo i 14 giri. Quindi adesso finiamo i quadretti, andiamo a finire i quadretti e poi andiamo a fare 2 giri di maglie alte e poi ricominceremo di nuovo i quadretti con i punti nocciolina. Quindi andiamo a finire questi 14 giri, quindi andiamo a fare l'altra metà del nostro maglioncino, andiamo a fare l'altra metà e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminata l'altra metà della manica, vedete, questa è la metà che già ho lavorato e questa è l'altra metà della manica. Io ho messo già i segnapunti dove deve iniziare l'altro pannello. Io ho deciso che il pannello dietro lo farò tutto a quadretti, ok? Quindi farò tutto a quadretti, non farò né maglie alte e né punto noccioline. Quindi questa è l'apertura della manica, vedete, qui deve venire la cucitura e adesso qui dove ho messo i segnapunti sia da una parte che dall'altra parte, vedete,
qui deve iniziare il mio pannello, il pannello dietro. Quindi il pannello dietro verrà tutto di quadretti, senza magliette e senza punto nocciolina. Quindi iniziamo subito con il pannello dietro. Io parto dove c'è il segnapunti, quindi entro nella maglia alta e vado a iniziare i miei quadretti. Quindi fino alla fine io conto adesso i giri che ci sono in questo pannello e andrò a fare gli stessi giri nel pannello dietro. Quindi entro nella maglia alta e vado a fare maglia bassissima, 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione, filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta. Quindi io ho iniziato il pannello dietro. Allora proseguiamo con i giri di andata e ritorno, quindi da marcapunti a marcapunti, giri di andata e ritorno, e facciamo gli stessi giri che abbiamo fatto nel pannello davanti. Io nel mio caso ho deciso di fare tutto il pannello dietro a quadretti. Se voi volete fare il punto nocciolina e le maglie alte, andate a fare il pannello uguale a questo davanti, il pannello dietro uguale a questo davanti. Io ho deciso di fare solamente quadretti, quindi andrò avanti con gli stessi giri che ho nel pannello davanti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, ho fatto il pannello dietro e l'ho fatto tutto a rete, vedete? Quindi dietro è venuto a rete così, mentre davanti ho fatto con questo disegnino, appunto, i punti nocciolina, la rete e i punti nocciolina. Adesso andiamo a cucire le maniche. Io già una l'ho cucita, vedete? Poi naturalmente poi nascondiamo i fili di lavorazione. Io già ho fatto la cucitura in una manica, adesso andiamo a cucire l'altra. Quindi giriamo il nostro maglioncino dal rovescio e andiamo a fare la cucitura nell'altra manica. Quindi sono uscita da qua, quindi entro da questa parte, esco da questa parte e vado a fare la mia cucitura. Quindi entro da questa parte, esco da questa parte e vado a cucire. Qui abbiamo la catenella, quindi andiamo a prendere la catenella e una maglia di qua. Quindi proseguiamo con tutta la cucitura sia da una parte che dall'altra e il nostro progettino è terminato. Allora andiamo a completare l'altra manica, a fare la cucitura nell'altra manica. Il nostro progettino è terminato. Naturalmente dobbiamo nascondere tutti i fili di lavorazione, poi se volete potete anche fare un giro di punti mezzi alti qui alle maniche, tanto per rifinire. Io non lo faccio perché mi piace appunto questo effetto, così mi piace così, quindi io non lo faccio, ma se a voi piace potete fare un giro di maglie mezze alte o di maglie basse, vedete voi. Allora questo è il mio progettino, spero vi piaccia. Il davanti è fatto con i punti nocciolina, vedete, punto rete, punto nocciolina, mentre dietro il pannello dietro ho fatto semplicemente il punto rete, questo tutto di rete, l'ho fatto così, tutto trasparente. Bene, il mio tutorial termina qui. Vi ringrazio tantissimo per la visione e vi auguro una magnifica giornata e noi ci vediamo ad un prossimo video. Se non volete perdere il prossimo video, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti e attivando la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!